Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi sono a Torbole sul Garda. Guarda qua che panorama. Top, eh? Quindi oggi facciamo il giro del lago di Garda invernale. Questa qui è la casa del Dazio, dove passavano tutte la dogana praticamente, perché il confine tra l'impero austro-ungarico e l'Italia era più o meno dove c'è quel paesino lì, che adesso vi faccio vedere, lì, un po' più a sud. Quindi tutte le merci che dal lago arrivavano qua nell'impero dovevano passare da questa dogana. Giornata un po' nuvolosa, c'è uno che gira col surf e quindi facciamo il giro del lago di Garda e vi faccio vedere un po' di posticini, paesetti che ci sono qua intorno. Boh, andiamo in moto. Ok ragazzi, allora partenza, lasciamo il paesino di Torbole, adesso incontriamo le prime poche gallerie che ci sono da questo lato del lago di Garda. Se lo fate in invernale, contrariamente a quello che sto facendo io, vi consiglio di farlo dall'altra parte perché beccate subito il sole. Oggi, siccome non c'è sole da nessuna delle due parti, io lo faccio in senso orario. Lo faccio in senso orario perché così ho sempre il lago a destra ed è molto più bello secondo me. Poi soprattutto non hai stradine di gente che si infila nella via principale. Questa è la parte secondo me del lago, la parte nord più scenografica in assoluto, stupenda. Adesso prima destinazione, il paesino di Malcesine e il suo castello. Piccola curiosità, dentro questa galleria c'è una fuciliera, un bunker praticamente, e questa strada era tenuta sotto controllo dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale, quindi gli americani per passare non riuscivano, si sono calati dall'alto e con dei lanciafiamme hanno dato praticamente fuoco ai tedeschi che erano qua nei bunker scavati dentro la roccia. La cosa assurda è che in alcuni di questi bunker ci sono ancora le ossa dei soldati tedeschi e non sono state portate via. Chiaro, non è che c'è lo scheletro lì tipo il fantasma, però ci sono ancora delle ossa umane. Qua passiamo subito il confine tra Veneto e Trentino Alto Adige e andiamo nella sponda veneta del Garda. Infatti il Garda è diviso in tre regioni: parte nord Trentino, parte sud a metà in egual divisione tra Lombardia e Veneto. Eccoci qua, questa è Malcesine, quello sulla mia destra è il castello, un altro motociclista, eccolo qua. Malcesine è veramente un paesino carino, da visitare. Se siete in estate non vi consiglio assolutamente il fine settimana perché è ancora più bordello di quello che normalmente non è. Adesso prossima destinazione, il paesino col fiume più corto d'Italia, Cassone. Più corto d'Italia perché c'è la sorgente, quindi sbuca da sottoterra e poi finisce direttamente nel lago. Ecco qua, questo è il paese, questo qua è il fiume più corto d'Italia. Nasce lì e finisce qua sul lago, mi sembra che sia 100 metri appena. Peccato che ci sono lavori in corso, non si è visto il centro, ma è minuscolo, si visita in 5 minuti. Però è carino, c'è un porticciolo con una torre, vale la pena, ecco. Qui siamo a Marniga. E siamo arrivati nella città di Garda. Garda è il nome del lago, sembra che derivi da Varda, che è una parola in longobardo che vuol dire posto da molti pinnacoli, ecco. Ecco, paese di Garda. Anche questo carino da fare una passeggiata. E qui siamo nell'ameno posto di Bardolino. Anche Bardolino è molto carina. C'è da comprare il famoso vino che si chiama proprio Bardolino, il Bardolino. Ok ragazzi, passati Bardolino, adesso come vedete il panorama è cambiato perché non ci sono più montagne. Vedi quella Zise, le mura medievali, molto bella. E poi andiamo, facciamo una piccola pausa a Sirmione, che è proprio un istmo di terra. Senti che termini che uso, un istmo di terra che entra proprio nel lago di Garda come una nave. E eccoci qua a Peschiera del Garda. Ora entriamo proprio dentro il paese. Qua intanto si vedono le mura fortificate della fortezza di Peschiera e naturalmente il leone di San Marco all'ingresso della porta, perché qua era tutto dominio veneziano. Ecco qua. Qua siamo in centro, ovviamente si può fare una passeggiatina all'interno. Eccoci qua ragazzi, Peschiera, piccolissima sosta qua sul lungolago, guarda che spettacolo. Qua come vedete era pieno di fortezze. Questo qua è un forte che dall'occhio della costruzione è ottocentesco, quindi dal
terza guerra d'indipendenza, con tutto il fossato. Qua è una delle pochissime parti del lago di Garda dove hanno lasciato la riva come sarebbe naturalmente, per rifugio degli uccelli selvatici, e la riva è come realmente dovrebbe essere, quindi un po' di canne, paludosa, acquitrini. Ecco qua giù davanti a me il castello. Adesso qua più avanti ovviamente c'è la ZTL e non si può entrare, quindi si parcheggia qua e si vede il centro a piedi. Poi ci sono le terme qua, no, il posto vale veramente la pena visitarlo. E quella è la sponda opposta del lago. Qua c'è un panorama veramente bello e qua si vede proprio Sirmione laggiù col suo castello. Adesso seguiamo la costa e poi risaliamo in su, laggiù. Quella laggiù in fondo è la Paganella, e questa qua sulla destra innevata è la catena del Baldo. Ok, sono uscito da Desenzano, adesso sto tornando in direzione nord e questo qua è il castello di Padenghe. C'era mai venuto? Adesso andiamo a vedere. Guarda qua che bella casetta che sono costruiti questi. Bello il castello, il fossato, eccetto residenti. Cioè, vuoi dirmi che c'è gente che vive dentro il castello? Ma sì. Vado a dare un'occhiatina al posto, guarda che roba. C'ero mai stato, vediamo se vale la pena vederlo dentro. Storia, sono rimaste le case come erano dentro il castello. E qua è praticamente finito. Ma però carino, c'è un B&B, qualcuno ci vivrà. Dove vivi? In un castello. Che vista che c'è sul lago. Ah, bellissimo. Davvero un bel castello. Sulla mia destra c'è il golfo di Salò, che non si vedono accidenti, ma ho appena passato Salò. Qui siamo a Gardona Riviera. Se non siete mai stati, c'è il Vittoriale degli Italiani, bellissimo, andatelo a visitare. La casa di D'Annunzio, casa museo di D'Annunzio, veramente fotonico il posto. E adesso purtroppo la strada attuale gardesana qui passa un pochino sopra il lago, quindi non si vedono tutte le ville che danno sul lago. Tra l'altro c'è anche Villa Feltrinelli, che sì, è la villa di quelli che hanno le librerie Feltrinelli, che erano degli imprenditori molto ricchi e saranno arricchiti con il commercio di legname e che erano originari di Toscolano Moderno, se non sbaglio, e si hanno fatti la villa qua, c'è ancora, adesso è un albergo, e famosa anche perché venne lì esiliato Mussolini per un periodo, veramente spaziale come posto. Qua Toscolano Moderno, questi sono dei tramonti invernali rossi spettacolari. Qua ci sono tutte le gallerie scavate letteralmente nella roccia, e questa diciamo è proprio la parte più figa secondo me, proprio a contatto col lago, 2 metri sopra il lago, acqua e montagna insieme. Ed eccoci tornati a Riva del Garda. Bene, fine del giro. Io spero che questo tour invernale del lago di Garda vi sia piaciuto, che abbiate scoperto qualcosa che non conoscevate, e noi ci vediamo al prossimo giro. Ciao ragazzi!